Oramai siamo molto amici, sì, lui Dio del sogno e dei sogni, ed io che ormai ho spesso la liete consuetudine di sognare. Poi a Natale il periodo è particolarmente favorevole. Ma è bello sognare, perché è come vivere una dimensione nuova della vita, ma priva di tutti i problemi che essa quotidianamente ci offre. A parte gli incubi, ogni tanto ci casco anch'io, ma molto raramente. In genere io sogno le mie fantasie irrealizzabili e sono momenti vellutati e piacevoli, un po' come fare un meraviglioso viaggio nei desideri. Ma sognare di viaggiare, e per di più nei desideri, è davvero una magica esperienza e rappresenta, credo, un inconscio desiderio di cambiare. E una musica dolcissima ci accompagna nel viaggio. Certo, quando si è fatto il giro della vita è inevitabile fare bilanci e soprattutto incominciare a scegliere quello che ci piace e ad abbandonare il resto. E a Natale è quasi inevitabile. Quello che conta davvero, credo, sia proprio il rapporto con la gente che mi circonda. Ed ecco che i miei sogni riflettono questo stato. Appaiono le persone che contano ed influenzano la mia vita. Le situazioni che offrono sono spesso rappresentative di quello che loro hanno lasciato nella realtà. Mi sembra che camminino sull'acqua, nel mare dei miei desideri. Magari situazioni distorte, ma se cerco con la fantasia di approfondire il significato, emergono a volte riflessioni davvero significative. Per ognuna di queste persone a volte riesco a cogliere dai sogni cosa esse rappresentino per me. A volte riesco a scavare nel loro animo ed emergono pensieri più nascosti. E nel sogno colgo il dono di una grande capacità di capire l'essere umano in tutte le sue sfumature. Ma i sogni belli, come tutte le cose belle, finiscono e il risveglio ci porta alla realtà. Se nel sogno ho amato, mi sembrerà di cadere in un tunnel di fuoco e un turbinio di riflessioni vagheranno come folletti nella mia mente ancora un po' assonnata. Nella realtà, un amore perfetto si compone dell'unione di 3 stati mentali: la stima reciproca, la sensibilità e la propensione alla tenerezza e a soddisfare i reciproci desideri, incluso quello sessuale condiviso. Ma a mirare questi stati spesso coesistono altri sentimenti: l'impossibilità di poter amare, oppure l'orgoglio e la dignità. Ma per mantenere un amore che viene impedito dalla realtà, viene sacrificata a volte un po' della nostra dignità, ma nei sogni questo non avviene. La realtà è quasi sempre più crudele dei sogni. E penso alla vita e mi chiedo: le persone che ci circondano, ovvero gli amici, possono essere considerati solo tali? È indubbio che l'amore e l'amicizia sono i 2 rapporti più forti e importanti che viviamo con un'altra persona. Tra loro ci sono tantissime sfumature che determinano uno spazio molto ampio di affetti e sentimenti. E l'amore più grande, quello nato dall'amicizia, è nato per prima di quest'ultima, o al contrario, è l'amicizia più grande che è nata dall'amore. È difficile dare una risposta, ma è certo che in pochi attimi l'amicizia può trasformarsi come un fiore che sboccia. Un turbinio di desideri emergono e a loro volta possono assumere sfumature infinite. A volte è impossibile per chi ha un cuore per amare trattenersi, e in quel cuore traspare il coraggio di far conoscere il suo desiderio. Ma la metamorfosi dell'amicizia può assumere anche sfumature diverse, più tenui, magari solo segni di purezza e di sola spiritualità. Il semplice desiderio di tenerezza può esserne il simbolo,
ma è solo il reciproco desiderio, se accompagnato dall'abbandono dei dubbi, dei timori o dalla timidezza, e che può nascere in momenti diversi fra i partner, così come anche l'amore, può creare reciproca eccitazione. E se i momenti prima o poi coincidono, allora possono nascere meravigliosi momenti di felicità.